Uno di voi mi ha fatto una domanda, ovvero se ci fossero degli investimenti di vecchia data ancora attivi oggi e nel caso quali fossero. Ovviamente qualcuno ce n'è, in molti come sapete testando piattaforme ad altissimo rischio, scam, schemi Ponzi e tutto il resto, ovviamente molti hanno chiuso. E per questo mi è venuta in mente questa serie di video dove ogni volta andrò a prendere 3 piattaforme di investimento che ho testato e andiamo a vedere se funzionano ancora, quanto ci ho guadagnato o quanto ci ho perso in ognuno di esse. Quindi che dire, basta lasciare un bel mi piace, l'iscrizione per chi è nuovo e adesso ci spostiamo al PC. Uno dei primi investimenti che ho condiviso con voi su questo canale è stato quello di Dogecoin. C'era un periodo in cui Elon Musk twittava cazzate e su Dogecoin la moneta letteralmente esplodeva, ogni volta faceva dei pump assurdi. Lì ne ho approfittato, ho fatto una cifra devastante, ma adesso andiamo a parlare di numeri, anzi andiamo a vedere proprio in quel video quanto c'avevo e soprattutto ad oggi quanto vale quella cifra, perché qualcosina l'ho conservata ancora, ma giusto qualche briciola, però fa sempre comodo. Chissà se Elon Musk twitta qualche altra cosa e la moneta vola. Nel video in questione parlavo di tutti gli investimenti di marzo 2021, quindi vi sto parlando più di un anno fa, e si vede benissimo nel portafoglio, ma vi lascerò comunque la schermata, che avevo esattamente 3.600 Dogecoin per il valore di 164 euro. Ovviamente qui forse era già il periodo in cui già li stavo prelevando, oppure era all'inizio, adesso non ricordo, ma vi posso assicurare che ho fatto più qualche migliaio di euro, ce l'ho tirato fuori con Dogecoin. Però contando che io questi 3600 Dogecoin li ho lasciati nel portafoglio, possiamo vedere oggi appunto quanto valgono. Anzi, ce l'avevo in crypto.com e ne approfitto per dirvi che in descrizione c'è il link e se vi registrate potete ricevere 25 dollari di benvenuto. Andiamo a convertire 3600 Dogecoin, andiamo a vedere quanto valgono oggi: 212,75 euro. Quindi a distanza di più di un anno comunque sono ancora in profitto con questo investimento e li lascerò lì perché comunque era uno scarto, diciamo, di quello che mi era rimasto. Ho deciso di restare con quella cifra nel wallet, possono sempre servire. Non è vero. Quindi primo investimento di oggi me la sono cavata, metterei un bel approvato. Secondo investimento della giornata, ci spostiamo su eToro e sempre in quel video parlavo di alcune azioni che avevo acquistato, ma soprattutto di una che poi non ci avevo investito io personalmente, ma più che altro me la regalò eToro, mi regalò 100 dollari di una determinata azione e si trattava di Beyond Meat, o come si chiama. Era un'azienda che produceva carne senza carne effettivamente, tipo hamburger vegani, non saprei. Cosa ho fatto dopo qualche mese con quell'azione? Ci stavo perdendo circa 3-6 dollari, ho deciso di vendere l'azione. L'ho venduta e ho acquistato azioni Apple, ma andiamo a vedere se quell'azione di Beyond Meat, non so come si pronunci, andiamo a vedere quanto vale oggi. Ricordo che prima valeva 100 dollari, anzi nel video si vede, anche qui mettiamo una bella schermata, esattamente 96 dollari e ci avevo perso 3,81 dollari, quindi giusto 100 dollari. Controllando il prezzo oggi, dopo più di un anno, questa azione adesso vale 19 dollari, cioè ci avrei perso 80 dollari così. È vero che mi sono stati regalati, però anche lì è stato approvato perché l'investimento, ho capito il momento di vendere, avevo visto che stava cominciando a calare, non mi sembrava chissà quale innovazione, ma va bene così. Io metterei approvato perché ho azzeccato il momento giusto di vendita, perché ci avrei perso un botto se non l'avrei venduta, e anche questa approvata. Terzo e ultimo investimento di questo video, parliamo di Bondora. Ci avevo fatto un video specifico e a distanza di più di un anno ho ancora l'account attivo, quindi non ha scammato né niente di che. Infatti mi sembrava anche un'azienda seria, lì ci avevo messo la faccia e avevo detto che esistevano da anni eccetera, anche se le percentuali di guadagno sono veramente ridicole per chi magari è abituato a sentire percentuali assurde, ma fidatevi che per me sono comunque buone. Sto parlando del 6,75% annuo, che ovviamente paragonato agli schemi Ponzi non è nulla, però io lo tengo conto come investimento. Anzi, ci ho ripensato proprio rispolverando queste piattaforme, questo video e tutto il resto. Sto pensando di incrementare ancora l'investimento qui. All'epoca ci avevo messo circa 60 dollari, poi aggiungevo 20 dollari al mese, lì muovevo veramente pochissimi soldi, era quello che potevo investire. E con il passare del tempo, ma soprattutto con l'interesse composto che poi si va a creare, perché loro ti accreditano ogni giorno la cifra che ti tocca e poi viene automaticamente reinvestita.
siamo arrivati ad oggi ad avere un account con 151 euro, che non è male perché si è creato da solo con l'interesse composto. Il mio guadagno giornaliero su questa piattaforma ancora oggi è di circa 3 centesimi, che sì, sono pochissimi, però effettivamente se abbiamo veramente capitali più alti si può ottenere veramente qualcosa di completamente passivo. Di cosa si occupa Bondora? Si occupa di prestito tra privati, quindi poi vabbè c'è il video dedicato dove andavo a spiegare tutto su questa azienda. Uno dei primi video che ho portato, diciamo, seriamente sugli investimenti, perché effettivamente è quello che usavo, uno dei primi, mi piaceva veramente tanto e ripeto, vorrei continuare ad investirci, me ne ero completamente dimenticato. E anzi, se non ricordo male, qui c'è un bonus di 5 euro solo per l'iscrizione, qualcosa del genere. Comunque in descrizione c'è il link con il bonus. È un investimento a lunghissimo termine perché comunque per le percentuali che ci danno capiamo bene che o abbiamo cifre veramente importantissime oppure si ci arriva piano piano, anche come dicevo con l'interesse composto si possono fare numeri carini. E come terzo investimento ovviamente direi approvato anche questo perché è ancora attivo e tutto il resto. Ovviamente in questa serie di video che voglio fare approverò e non approverò in base a come sono andati gli investimenti e soprattutto se le piattaforme sono ancora attive, perché poi magari nei prossimi episodi, nelle prossime puntate, come vogliamo dire, ci saranno, cominceranno ad entrare piattaforme che già conoscete, dove lì cominciamo a muovere anche cifre veramente importanti. Andiamo a vedere lì effettivamente quanto sono riuscito a guadagnare anche con la rete e tutto il resto, o se ci ho perso, perché ce ne sono state alcune dove ho perso veramente tantissimi soldi. Andiamo a vedere anche quelle, lì entriamo un po' nel vivo, quello che più volete sapere, perché poi la domanda era incentrata più su quella, credo. Comunque sia, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!